Ciao ragazzi, eh sì, quando si parla di audio, una delle domande più difficili a cui devo rispondere è quando mi chiedete come suona. Perché come dire come suona un diffusore, come suona un amplificatore già è difficile che uno deve descrivere a parole quella che è una sensazione. Non solo, lo sapete, il suono è influenzato in maniera enorme da come andiamo appunto a disporre magari i nostri diffusori dentro un ambiente più ampio, più piccolo, che ha più o meno risonanze. Ma diventa terribilmente complesso parlare di suono quando si parla di giradischi, perché già di per sé il giradischi è un cocktail di alcuni componenti che cambiano terribilmente il suono, come per esempio la puntina, che non a caso si chiama fono rivelatore, quello che rivela il suono, il tipo di giradischi a presa diretta, a trazione diretta sarebbe dire, a cinghia, ma altro componente fondamentale è il prefono. Infatti il segnale di uscita del giradischi è troppo basso. Se lo colleghiamo direttamente a un amplificatore che non ha al suo interno un prefono, non sentiremo quasi nulla. Ed è un componente molto delicato perché, come vedremo più avanti in questa recensione, ci sono dei problemi, i famosi ronzii, che possono renderci sgradevole la nostra convivenza con quella cosa invece stupenda che è il giradischi. Ma oggi parliamo di un cocktail particolare, infatti abbiamo un giradischi giapponese, il mio Technics SL1200GR, di cui vi mando recensione qui sopra, una testina danese, la mia Ortofon 2M Blue, e appunto lui, l'audio analog AA Phono, un prodotto assolutamente made in Italy, un prodotto del suono assolutamente affascinante, ma come sempre si inizia tirandolo fuori dalla scatola. Ecco qui l'imballo, bello generoso, infatti entra a malapena tra le mie elettroniche, fragile, questo è il lato da aprire, ovviamente da maneggiare con attenzione, e andiamo a tagliare. Vi faccio vedere, non so se ci riesco con la messa a fuoco, che qui appunto è specificato il numero di serie, il fottaggio, il fatto che c'è il cavo alimentazione italiano e la finitura è argento. Qui abbiamo aperto, apriamo anche di qua. Andiamo a intaccare sopra sempre con delicatezza la parte in alto ed ecco qui infatti che vediamo il cavo di alimentazione classico, né più né meno, prima parte di imballo, c'è la garanzia, il certificato di garanzia internazionale, fa piacere trovare l'italiano, il manuale di istruzioni giustamente è in italiano, dove intravediamo l'estetica, sì, è scritto in inglese e italiano, come è giusto che sia, ma dopo ovviamente questo me lo vado a studiare in dettaglio, leviamo un po', eccolo, effettivamente ho già visto che ha un bello pesante, piacevole al tatto, sì, bello proprio. Dicevo, ha il cabinet che ha una struttura molto allungata, quindi è stretto e lungo. Questa è la parte posteriore, ma dopo ce la studiamo bene, e questa è la parte anteriore. Niente, adesso me la vado a studiare e poi ci andiamo a vedere bene da vicino, sia davanti che dietro. Iniziamo dal retro, dove abbiamo, partendo da destra, l'interruttore generale da spegnere magari quando non utilizziamo l'apparecchio per lungo tempo, in realtà lo vedremo dopo, si accende davanti, si risveglia dallo stand-by, poi vaschetta jack per l'alimentazione con fusibile sotto sostituibile, sopra tutte le serigrafie con tutti i dati, apprezzo in particolare quella di Costruito in Italia, poi vediamo separate appunto la parte sinistra, la parte destra, il canale sinistro ingresso-uscita e il canale destro ingresso-uscita, più il fondamentale nottolino dove andare a collegare il cavo di massa. E adesso, prima di andare a collegare tutto, diamo uno sguardo sotto. Sembra strano, ma c'è un perché. Vista rovesciata, non tanto a farvi ammirare i comunque ben realizzati piedini in alluminio, comunque con la parte a contatto in gomma dura, quanto questi 1, 2, 3, 4, 5 microinterruttori che sono però assolutamente nascosti. Vi faccio vedere tra pochissimo che dobbiamo memorizzare la loro posizione, che sì, hanno una corrispondenza con quelle che sono le serigrafie anteriori, ma
andarli a cercare è difficile. Per dirvi, a me è successo tantissime volte il primo interruttore di scambiarlo al tatto per questa invece testa di vite a brugola, quindi questo per me è, se vogliamo, l'unico difetto che ho trovato a questo prodotto, ma colleghiamo la corrente e vediamo come si accende. Tutti i cavi collegati, collegata anche l'alimentazione, infatti vedete c'è una piccolissima spia rossa accesa qui, pressione breve sul monopolone centrale, si sente il ticchettio dei relè interni, si accendono tutte le spie e dopo pochi secondi sono accese solo quelle che ci interessano, quindi lui è già pronto per il funzionamento. La panopola, seconda funzione, che iniziamo a rotarla, vedete che la luce diventa davvero flebile, quindi se vogliamo dei LED più discreti possiamo sceglierli, oppure rotiamo ancora, si spengono del tutto. Ma se noi andiamo a premere uno dei tastini sotto, eccolo, vedete le lucine ricompaiono. Vado a ruotare ancora una volta per farle tornare alla vita, pressione lunga del monopolone e abbiamo nuovamente lo spegnimento, vedete che è tornata la lucina rossa all'estrema sinistra. Cioè dire che tutte le scritte qui sotto, forse vedete meglio sul lato destro, sono quasi invisibili di per sé. In fondo la visione, secondo me, hanno pensato con uno stile molto elegante, bellissimo l'intaglio messo qui avanti, bellissimo inserita la manopola, ma la funzionalità un po' si perde. Ma dicevamo, andiamo a riaccendere. Per passare dal funzionamento con testine di tipo MM a tipo MC è il primo tastino sotto, vi dicevo prima, da non confondere con la vite e devo andarlo a cercare. Pressione, vedete, adesso sono in funzionamento MM, ogni volta si sente il ticchettio del relè. Quando vado su MC posso andare anche a scegliere praticamente la resistenza in ohm di quelle che sono le MC ed è il terzo tastino. Ci ho preso, esatto, vedete, ogni pressione si sposta e poi ricomincia da capo. Volendo che il secondo tastino posso attivare anche il filtro subsonico. Vedete che si è acceso così. Se voglio tornare su MM vado a ripremere il primo tasto. Quando scelgo MM, vedete, si sono attivati qua dove abbiamo anche la resistenza e la capacità. Io ho consultato su internet la scheda della mia Ortofon 2M Blue e ho visto effettivamente che la resistenza va impostata su 48 kΩ e quella che la capacità va impostata tra i 150 e i 300 picofarad. Io l'ho impostato a 150 picofarad e va benissimo. Ha anche questi due valori, sempre dei tastini sotto, e ogni pressione vedete che varia in maniera ciclica. Quindi se voglio tornare a 47 kΩ, eccolo, se voglio salire a 250 picofarad, eccolo, e poi ricomincio il giro, minimo 100 picofarad, 150 picofarad. Ed è tutto fatto bene che giustamente quando noi spegniamo, per esempio vedete adesso ho acceso il filtro subsonico, premo per spegnere, lui si spegne tutto, secondo ticchettio ho spento bene, ok, vado a riaccendere. Dopo una minima fase di preriscaldamento, lui ricorda tutte le impostazioni, quindi 47 kΩ, 150 picofarad e filtro subsonico su testina MM, tutto messo. Bellissimo, bene, ma forse è ancora più bello se vado a usare questo. Vista dall'alto, con tutte le aperture per la dissipazione del calore, anche se in realtà non serve, l'ho tenuto acceso per interi pomeriggi, il calore prodotto è assolutamente trascurabile. Ho già rimosso le viti, quindi andiamo a togliere, non so se riuscite a vedere la scritta qui, audio analog, bellissima, ed ecco tutto l'interno. Il circuito stampato è bellissimo, estremamente ordinato e si apprezza proprio letteralmente il percorso del segnale. Qui abbiamo il canale destro, questo è l'ingresso e questa è l'uscita, con l'alimentatore toroidale made in Italy, una certa ditta Taddei. Quindi alimentatore per il segnale, per il canale analogico destro, alimentatore per il canale analogico sinistro e anche alimentatore dedicato per quella che è la sezione digitale che abbiamo visto prima con la manopola, le lucine e via dicendo. Quindi tutto estremamente pulito, ordinato, ben ingegnerizzato. Anche carina, si apprezza sempre sul circuito stampato la serigrafia audio analog AFONO versione 1.0. E il suono com'è? Allora, innanzitutto appena attaccato ho avuto un problema.
sempre gli odiosi, terribili ronzii, anzi nel mio caso sibilo, che si ha con il giradischi, ma l'ho risolto proprio grazie alle sue istruzioni. Adesso vi spiego come. Piccola premessa doverosa, io ho da sempre tribolato con quelli che sono i sibili ronzii fin da quando avevo il mio primo giradischi, ovvero il project cui vi rimando qui sopra la recensione. E vi racconto questo aneddoto che ho fatto tutte le prove, sono riuscito a attenuarlo un bel po', ma alla fine quando è che l'ho risolto? Quando ho eliminato la lampada a LED che tenevo lì vicino, perché sai, è molto sexy spegnere tutte le luci e lasciare solo una luce sopra il giradischi. Come solito discorso, la musica non si dovrebbe giudicare con gli occhi, ma poi ci caschiamo sempre, e la colpa era dell'alimentatore di questa lampada LED. Eliminata, rimossa questa lampada LED, puff, risolto tutto. Quando ho messo su la fono, in realtà è comparso non il classico ronzio, ma bensì un sibilo, e sono andato a prendere quello che è il libretto di istruzioni e c'è un paragrafetto con proprio scritto suggerimenti per minimizzare il ronzio di terra del giradischi. L'ho seguito alla lettera facendo tutti i tentativi e l'ultimo è stato lampante. L'ultimo dice: collegare la massa dell'affono allo chassis del pre o dell'amplificatore tramite il morsetto di terra, ovvero invertire quella che è la regola. La regola dice che si collega la terra del giradischi alla terra del prefono. No, qui ho collegato la terra del prefono alla terra del mio amplificatore. Vi mostro infatti questa immagine, l'avevo messo su Instagram, mi raccomando seguitemi come gianluca.bocci, in cui appunto dimostro che collegandomi al preamplificatore, l'Audi GD in quel caso, ho risolto. E anche ad oggi che sto provando un bestione della Yamaha, non vi preoccupate, ci farò recensione anche su di lui, vedete ho collegato il morsetto del afono al morsetto dell'amplificatore integrato della Yamaha. E le differenze come sono? Allora, adesso vi faccio ascoltare una registrazione ovviamente amplificata al massimo. Questo è il suono che si sente collegando dal giradischi all'afono. Mentre questo è il suono che otteniamo, sempre fortemente amplificato, collegando l'afono direttamente all'integrato, all'amplificatore quindi finale. Eh sì, il sibilo che c'era prima scompare magicamente, quindi insomma grazie a Audio Analog, perché in realtà utilizzando questo trucchetto l'ho risolto anche per altri prefono di cui la recensione verrà più avanti. Ma adesso è arrivato il momento di ascoltare del buon vecchio rock, davvero old school. Finito l'ascolto, ricordate sempre l'ascolto è un gioco, perché voi state ascoltando sì quello che è questo Audio Analog a fono, ma state ascoltando anche la compressione di YouTube e quello che è il vostro sistema di riproduzione. Ma andiamo a vedere in dettaglio cos'è che mi è piaciuto. Allora, prendo il bimbo che pesa sui 6 kg, quindi è bello solido e appunto il primo aspetto che mi ha convinto è come è costruito, è davvero bello, spero di avergli reso giustizia nelle riprese, col frontale che è un alluminio spazzolato bellissimo, a seconda della luce prende dei toni anche champagne, e il resto invece è un classico grigio chiaro industriale, dà proprio l'idea di qualcosa di professionale, solido, bello fuori e anche bello dentro, l'avete visto insomma. Ben progettato, ben ingegnerizzato. Mi piace il fatto che abbia tante regolazioni, così da adattarsi a testine sia di tipo MM sia di tipo MC e di gestire quella che è la capacità, la resistenza e via dicendo. Mi è piaciuto molto il fatto di trovare delle istruzioni in italiano, che fa piacere, e istruzioni che ci aiutano, abbiamo visto nel caso del sibilo, a risolvere dei problemi. Poi consigli, ma detti in maniera semplice, li provi e risolvi. Grandissima.
Ultima cosa, forse quella più importante, intanto l'appoggio che mi sto spaccando un braccio comunque. Com'è il suono? Allora, di per sé è molto analitico, tira fuori il meglio del meglio da quello che è il sistema creato da testina, braccio e giradischi, ma senza essere mai affaticante. Riesci ad ascoltarlo per ore e ore e ore e ne vorresti sempre di più. Mi è piaciuta tutta la resa, secondo me, e qui poi ne parliamo tra poco, è quello che è riuscito a farmi apprezzare meglio cos'è la Ortofon 2M Blue. Secondo me non l'avevo ancora sentita così tanto bene come adesso. Ma alla fine cos'è invece che non mi è piaciuto? Allora, la prima cosa, l'ho detto anche prima, insomma, questi pulsantini sotto mi sembra davvero una cavolata, passatemi il termine neanche troppo forzato. Aver messo sul davanti, e riprendo il bimbone, una serie, sono 5 di pulsantini, 1, 2, 3 messi qui e 1, 2 messi qui, invece di metterli qua sotto, secondo me avrebbe reso l'utilizzo molto più facile, molto più flessibile e senza appunto dover andare a cercare tasti sotto, oppure l'illuminazione, che è una finezza, ma c'è comunque, utilizzare il monopolone che ogni pressione scorre da un'opzione all'altra e rotando la cambi. Sarebbe stato secondo me più semplice, più facile che andare a cercare i tastini sotto, secondo me. Il secondo aspetto, e continua a fare ginnastica spostando lui, è quello, attenzione, del prezzo. Non è un non mi piace perché nell'alta fedeltà si vedono cifre enormi. Vi lascio il link qui sotto a tutti quelli che sono i rivenditori italiani dove vi invito ad andare a ascoltare dell'audio analog a fono e lui di listino costa 1.750 euro. Ho fatto un paio di telefonate a alcuni negozianti, c'è un certo margine di sconto che dipende da negoziante a negoziante, quindi vi ripeto, prendete la macchina, alzate le chiappette e andate ad ascoltarlo. Insisto in particolare su questo aspetto perché so che quelli di voi che mi conoscono mi diranno ma rispetto al Puffin che vi rimando qui sopra, chi è che suona meglio? Devo ammetterlo perché costa molto di più e quindi il mio conto corrente sta già sudando freddo, mi è piaciuto di più lui. Bene ragazzi, come sempre concludo con una domanda, ditemi qui sotto nei commenti qual è il vostro prefono preferito, quello che insomma che vi fa godere fino in fondo la splendida musica incisa nei solchi dei vinili. Ciao a tutti ragazzi e al prossimo video!